Benvenuti, benvenuti. Ciao a tutti e bentornati al nostro podcast. Sono Matteo, il vostro host, e oggi parliamo di qualcosa che tutti, ma proprio tutti, abbiamo dovuto fare almeno una volta nella vita. Oggi parliamo di scusarsi. Come si fa una vera scusa? Quando dobbiamo chiederla? E soprattutto, perché è così difficile? Ciao Matteo, ciao a tutti, sono Sara. E devo dire che quando Matteo mi ha proposto questo argomento ho pensato subito, sì, finalmente parliamo di qualcosa di cui ho molta esperienza. Non perché sbaglio spesso, ma perché ho imparato tanto su questo tema. Non perché sbaglio spesso. Sara, sei sicura di questo? Scherzo, scherzo. Benvenuta, Sara. Sei davvero la persona giusta per questa conversazione, perché sei una di quelle persone che sa comunicare con molta intelligenza emotiva, cioè sa capire e gestire le emozioni proprie e degli altri. Grazie Matteo, è un complimento bellissimo. E sì, credo che chiedere scusa sia proprio una questione di intelligenza emotiva. Non è una cosa semplice, ci vuole coraggio, umiltà, cioè la capacità di mettere il proprio orgoglio da parte e soprattutto onestà. Esatto. E sai, ho notato che molte persone fanno fatica a chiedere scusa. Perché secondo te è così difficile? Cosa succede dentro di noi quando dobbiamo dire mi dispiace? Bella domanda. Credo che la difficoltà principale sia legata all'orgoglio, all'ego. Quando ammetti di aver sbagliato, senti di perdere qualcosa, senti di essere meno forte, meno capace. In realtà è il contrario, ma spesso la mente ci inganna. Sì, è un paradosso, cioè una situazione apparentemente contraddittoria. Chiedere scusa sembra una debolezza, ma in realtà è una delle cose più coraggiose che si possano fare. Assolutamente. E aggiungerei anche, ammettere un errore richiede sicurezza in se stessi. Devi essere abbastanza sicuro di te per dire ho sbagliato, senza sentirti distrutto. Interessante. Allora parliamo di come si fa una scusa vera, perché sai, non tutte le scuse sono uguali, vero? Ci sono scuse buone e scuse meno buone. Oh sì, le scuse meno buone. Le conosco bene. Per esempio, mi dispiace se ti sei offeso. Questa non è una scusa, è orribile. Hai ragione, quella frase è terribile. Mi dispiace se ti sei offeso. Significa il problema è che tu sei sensibile, non il problema è che io ho sbagliato. Esattamente. È una falsa scusa. Sembra una scusa, ma non lo è. Un'altra falsa scusa molto comune è mi dispiace, ma. Appena dici ma, annulli tutto quello che hai detto prima. Ah, il famoso ma. Mi dispiace ma tu hai cominciato tu. Mi dispiace ma ero stressato. In pratica stai dicendo non mi dispiace davvero, è colpa tua. Perfetto, hai capito tutto. E questo tipo di scusa fa più male che bene, perché l'altra persona si sente ancora meno ascoltata di prima. Allora, come si fa una scusa vera? Quali sono gli elementi essenziali, cioè le parti fondamentali, quelle che non possono mancare? Allora, ci sono 4 elementi chiave. Il primo è il riconoscimento, cioè ammettere chiaramente cosa hai fatto, non essere vago. Non dire mi dispiace per quello che è successo, come se fosse una catastrofe naturale. Di esattamente mi dispiace perché ho detto quella cosa cattiva, ho rotto la tua promessa, sono arrivato tardi senza avvertirti. Specifico, diretto, capito. E il secondo elemento? Il secondo è la responsabilità, prendersi la colpa senza giustificazioni. Questo è il momento in cui togli il ma dalla frase. Solo ho sbagliato, è stata colpa mia. Fine. Semplice ma difficile. Continuiamo. Terzo elemento? Il terzo è l'empatia, cioè dimostrare che capisci come l'altra persona si sia sentita. Capisco che ti abbia fatto sentire triste, arrabbiato, deluso. Questo fa sentire l'altra persona vista e compresa, ed è fondamentale. Oh, questo è bellissimo. Non basta dire mi dispiace, devi dimostrare anche che capisci l'impatto che il tuo errore ha avuto sull'altra persona. E il quarto? Il quarto è quello che io chiamo la promessa concreta. Non cercherò di fare meglio, perché è troppo vago, qualcosa di specifico. La prossima volta ti chiamerò prima di arrivare in ritardo, oppure non parlerò male di te con i nostri amici, qualcosa che l'altra persona può vedere e misurare. Wow, Sara, questo è quasi una formula. Riconoscimento, responsabilità, empatia, promessa concreta. Sembra facile quando la descrivi così. Sembra facile, sì, ma poi quando sei davanti alla persona e senti il cuore che batte forte è un'altra storia. Parliamo di esperienze personali. Sara,
Puoi raccontarmi una situazione in cui hai dovuto chiedere scusa e ti è stato particolarmente difficile? Sì, ce n'è una che ricordo ancora bene. Qualche anno fa avevo una collega, una persona con cui lavoravo, e avevo detto delle cose di lei ad un'altra amica. Non cose cattivissime, ma non positive. E ovviamente la mia collega è venuta a saperlo. Ah, il classico triangolo del gossip. E com'è andata? Male, all'inizio, quando lei mi ha confrontata, cioè quando è venuta da me e mi ha detto «Ho sentito quello che hai detto», la mia prima reazione è stata di difendermi. Non è esattamente quello che intendevo, è stata fraintesa. Tipica risposta da panico. Sì, capisco. Quando ci sentiamo in colpa, il nostro istinto, cioè la reazione automatica, è di proteggerci, di spiegare, di giustificare. Esatto, ma poi quella notte a casa ho riflettuto davvero. Ho capito che avevo fatto una cosa sbagliata. Non importava il perché, non importava il contesto. Avevo tradito la sua fiducia, cioè avevo rotto la fiducia che lei aveva in me. Il giorno dopo sono andata da lei e gli ho detto tutto. Ho riconosciuto esattamente cosa avevo detto, mi sono presa la responsabilità, gli ho detto che capivo quanto doveva sentirsi tradita e le ho promesso che non l'avrei mai più fatto. E lei ha accettato la scusa? Non subito. Ha avuto bisogno di tempo e questo è un'altra cosa importante da capire. Anche quando fai una scusa perfetta, l'altra persona non è obbligata a perdonarti immediatamente. Il perdono, cioè l'atto di perdonare, di lasciare andare la colpa, è un processo, non un interruttore che si accende. Bellissimo punto. Dobbiamo rispettare i tempi dell'altra persona. Chiedere scusa è il tuo lavoro, perdonare è il lavoro suo e può richiedere tempo. Esattamente. E alla fine quella collega è diventata una delle mie amiche più care, ma ci è voluto tempo, pazienza e soprattutto coerenza, cioè dimostrare nel tempo che ero davvero cambiata, non solo a parole. Bellissima storia. E io devo confessare una cosa. Qualche anno fa ho dimenticato il compleanno del mio migliore amico. Non solo l'ho dimenticato, gli ho anche mandato un messaggio il giorno dopo chiedendo se volevamo vederci per il fine settimana come se nulla fosse. No! E lui che ha fatto? Mi ha risposto solo con «Ieri era il mio compleanno». 3 parole, devastanti. Ho sentito un buco nello stomaco. Ah, 3 parole e distruggi qualcuno. E come ti sei scusato? Beh, fortunatamente avevo ascoltato il mio futuro podcast su come scusarsi. No, dai, l'ho chiamato subito, l'ho invitato a cena, ho pagato io. Gli ho detto chiaramente, non ho scuse, ho dimenticato il tuo compleanno e ti chiedo scusa. Sei importante per me e ho fatto una cosa stupida. Fine. Niente ma, niente giustificazioni. Perfetto! Vedi, Matteo, tu già lo sapevi fare. Hai usato il riconoscimento e la responsabilità. Bravo! Grazie, imparo dai miei errori, letteralmente. Parliamo di qualcosa di interessante. Ho trovato dei dati davvero sorprendenti mentre preparavo questa puntata. Sapevi che, secondo alcune ricerche in psicologia, le persone che chiedono scusa regolarmente hanno relazioni più solide e più soddisfacenti, sia in ambito personale che lavorativo? Non mi sorprende. Ha senso. Se sai che la persona con cui stai è capace di ammettere gli errori, ti fidi di più. Sai che non ci sarà un muro di silenzio quando le cose vanno male. Esatto. E c'è un altro dato interessante. Uno studio ha trovato che ricevere una scusa sincera, vera, autentica, attiva nel cervello le stesse aree legate al sollievo fisico. Cioè, ricevere una buona scusa fa stare meglio anche fisicamente. Davvero? Fisicamente? Questo è straordinario. Quindi una buona scusa è quasi come una medicina. In un certo senso sì, e questo spiega perché le persone stanno così male quando non ricevono mai le scuse che meritano. Non è solo una questione emotiva, è anche fisica. Questo mi fa pensare a tutte quelle situazioni in cui le persone aspettano anni per una scusa che non arriva mai. Quanta energia sprecata a portare quel peso. Già. E parlando di culture diverse, come cambia il modo di chiedere scusa in giro per il mondo? Hai qualche conoscenza su questo? Oh sì, è un argomento affascinante. In Giappone, per esempio, le scuse sono un elemento fondamentale della cultura. Ci sono decine di parole diverse per dire mi dispiace, ognuna con una sfumatura diversa a seconda della gravità della situazione e della relazione tra le persone. Decine di parole. In italiano ne abbiamo mi dispiace, scusa, chiedo scusa, sono spiacente. Qualche altra? Esatto, noi italiani siamo molto più diretti su questo.
In America, invece, c'è una cultura del sorry molto frequente. Le persone si scusano spesso anche per cose piccole, quasi come riflesso automatico, mentre in alcuni paesi nordici le scuse sono più rare, ma più pesanti, cioè quando le dici significa davvero qualcosa di serio. Interessante. Quindi non c'è un modo universale. Ogni cultura ha il suo stile. E questo può creare malintesi quando persone di culture diverse interagiscono. Assolutamente. Un americano che dice sorry 20 volte al giorno potrebbe sembrare insincero a un italiano, mentre un italiano che non si scusa mai per le cose piccole potrebbe sembrare scortese a un giapponese. Il contesto culturale è tutto. Sara, voglio parlare di un caso difficile. Cosa succede quando devi chiedere scusa per qualcosa di molto grave? Non un compleanno dimenticato, ma un errore serio che ha fatto davvero male a qualcuno. Questa è la situazione più impegnativa. Quando l'errore è grave, la scusa deve essere proporzionale, cioè deve avere lo stesso peso della situazione. Non puoi mandare un messaggio su WhatsApp per una cosa seria. Devi fare la cosa difficile, incontrare la persona di persona, guardarla negli occhi e parlare. Il mezzo, cioè come la scusa viene comunicata, conta quanto le parole. Esattamente. E in queste situazioni è anche importante non aspettarsi il perdono. Puoi chiedere scusa non perché vuoi che l'altra persona stia meglio con te, ma perché è la cosa giusta da fare, perché vuoi prendere la responsabilità di quello che hai fatto. Questo è un cambio di prospettiva molto potente. Chiedere scusa non è solo per ottenere il perdono, è anche per te, per essere in pace con te stesso, per aver fatto la cosa giusta. Precisamente. E c'è un'altra cosa. A volte la persona ha bisogno di esprimere la propria rabbia, il proprio dolore. Non interrompere, non difenderti. Ascolta, lascia che l'altra persona dica tutto quello che sente. Questo fa parte del processo. E cosa fare quando sei tu ad aspettare una scusa che non arriva? Quando sai che qualcuno ti ha fatto del male e quella persona non si è mai scusato? Ah, questa è una domanda molto importante e molto personale per molte persone. Io credo che in questi casi bisogna trovare un modo per elaborare, cioè per processare, per fare pace, anche senza la scusa dell'altra persona, perché aspettare all'infinito una scusa che non arriverà mai ti tiene bloccato. Stai parlando di perdonare qualcuno anche senza ricevere la scusa. Sì, e il perdono in questo caso non è per l'altra persona, è per te. Non significa dire quello che hai fatto era giusto, significa dire non voglio più portare questo peso. È liberarsi, non giustificare. Questo è profondo, è quasi filosofico. Mi hai dato una prospettiva completamente nuova su questa cosa. Grazie. Vedi, si impara anche dalle cose difficili della vita. Ogni situazione complicata ci insegna qualcosa. Facciamo un recap, cioè un riassunto dei consigli pratici per i nostri ascoltatori. Se domani devo chiedere scusa a qualcuno, cosa devo fare? Primo, scegli il momento e il luogo giusti. Non chiedere scusa per qualcosa di importante in un posto rumoroso, di fretta, via messaggio. Trova un momento tranquillo, possibilmente di persona. Ambiente conta. Secondo? Secondo, prepara quello che vuoi dire, ma non leggere da un foglio. Puoi pensarci prima, ma la scusa deve sembrare autentica, non recitata. Parla dal cuore, usando le tue parole. Niente copione. Terzo, usa i 4 elementi che abbiamo detto: riconoscimento, responsabilità, empatia, promessa concreta. Non dimenticare nessuno. La formula magica. Quarto? Quarto, dopo la scusa, dai spazio all'altra persona. Non aspettarti una risposta immediata. Non mandare 1000 messaggi chiedendo «Mi hai perdonato?» Aspetta, rispetta i suoi tempi. La pazienza, fondamentale. Quinto e ultimo. Quinto, mantieni le promesse che hai fatto. Una scusa non vale nulla se poi continui a fare le stesse cose. Le azioni parlano più delle parole. In italiano diciamo anche dalle parole ai fatti, cioè il vero cambiamento si vede nei comportamenti, non nelle parole. Perfetto. Dalle parole ai fatti. Bellissima espressione. E vale in tutte le lingue, non solo in italiano. Matteo, prima di concludere devo farti una domanda. C'è qualcosa per cui vorresti chiedere scusa, adesso, davanti a tutti gli ascoltatori? Bella trappola, Sara. Sì, in realtà sì. Mi scuso con tutti quelli che ho interrotto durante una conversazione importante, pensando di avere qualcosa di più interessante da dire. È una cattiva abitudine che sto cercando di correggere. Oh, ma questa è una scusa vera. Hai riconosciuto, ti sei preso la responsabilità, non hai usato ma. Ottimo lavoro, Matteo! Grazie. Imparo dai miei errori, letteralmente.
Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sara, hai un messaggio finale per i nostri ascoltatori? Sì, il mio messaggio è questo. Non abbiate paura di chiedere scusa. Lo so che sembra difficile, lo so che l'orgoglio fa resistenza, ma una scusa sincera è un atto di forza, non di debolezza. È un regalo che fai all'altra persona e anche a te stesso. Libera, guarisce, costruisce ponti. Meraviglioso. Costruisce ponti. Mi piace tantissimo questa immagine. Chiedere scusa costruisce ponti tra le persone ed è qualcosa che possiamo fare tutti, oggi, domani, ogni giorno. Esatto, e ricordate, la prossima volta che volete dire mi dispiace ma, eliminate il ma, solo mi dispiace, punto. Provate, vedrete che differenza fa. Perfetto consiglio per concludere. Grazie infinite Sara per essere stata con noi oggi. Sei stata straordinaria, come sempre. Grazie a te Matteo e grazie a tutti voi che ci ascoltate. Siete la nostra motivazione ogni settimana. Continuate a imparare, continuate a crescere e soprattutto continuate a essere coraggiosi nelle vostre relazioni. Se vi è piaciuta questa puntata, lasciateci una recensione sulla vostra piattaforma preferita e condividetela con qualcuno a cui volete bene. Ci vediamo alla prossima puntata. A presto ragazzi. A presto e ricordate, scusarsi non vi rende più piccoli, vi rende più grandi. Ciao ciao a tutti!